Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Amici, avete mai sentito parlare del villaggio fantasma di Inunaki? Tra le tantissime e misteriose leggende del Giappone ce n'è una davvero inquietante e molto sinistra, che parla di un vecchio tunnel chiamato Inunaki e di un villaggio abbandonato nella prefettura di Fukuoka, non presente in nessuna mappa o cartina. I residenti si erano autoisolati dal resto del mondo e si rifiutavano di seguire le regole della Costituzione giapponese. Sembra che addirittura all'interno di quel luogo fosse concesso ogni tipo di crimine: omicidio, stupro, incesto, cannibalismo. Questo è uno dei luoghi più infestati e famosi del Giappone, un posto maledetto dove diverse persone sono morte in circostanze davvero orribili. Ma amici, prima di iniziare iscrivetevi subito al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo! Nella prefettura di Fukuoka, circa 100 miglia a nord di Nagasaki, si troverebbe, secondo una leggenda giapponese, il villaggio Inunaki, esistito dal 1691 al 1889. La parola Inu, che significa cane, e Naki, piange, in inglese si traduce come cane che ulula, e questo farebbe riferimento ad una delle tante storie su questo luogo. Un giorno un uomo che era a caccia nel bosco con il suo cane, talmente innervosito dal fatto che l'animale non smettesse di abbaiare, lo uccise con il suo fucile. Ma solo dopo pochi giorni lui e tutto il resto della sua famiglia persero la vita in circostanze misteriose. Forse il cane voleva avvertirlo di qualche pericolo imminente? Voglio però raccontarvi la leggenda più famosa legata a questo luogo. Una storia davvero terrificante che scioccò l'intero Giappone. All'inizio degli anni 70, una giovane coppia stava risalendo con la propria auto una stradina di montagna molto stretta. Erano diretti verso Isayama, che si trovava da tutt'altra parte della collina. Purtroppo però, prima di arrivare al tunnel, qualcosa va storto, perché all'improvviso l'auto si ferma, il motore si spegne. Dopo diversi tentativi falliti di rimetterla in moto, scendono dall'abitacolo e guardandosi intorno notano sul lato destro della strada un sentiero che conduce ad una foresta. Decidono quindi di abbandonare la loro auto e di percorrere quel sentiero nella speranza di trovare qualcuno che potesse aiutarli. Dopo poche centinaia di metri si trovano davanti un cartello scritto a mano. Quello che leggono è qualcosa di molto particolare che li lascia perplessi. Quel cartello recitava: la Costituzione del Giappone non si applica oltre questo punto. I due giovani però non danno molto peso alla cosa, decidono quindi di andare avanti, oltre quel sentiero che si faceva sempre più impervio e fitto di vegetazione talmente alta da rendergli difficile il percorso. Ma dopo pochi metri appare davanti ai loro occhi un piccolo villaggio. All'apparenza sembra un luogo abbandonato, le case sono buie e fatiscenti e dall'ingresso in cui erano sembrava che non ci fosse anima viva e il silenzio era davvero qualcosa di surreale. Non si poteva neanche udire il rumore di qualche animale, dato che praticamente si trovavano all'interno di una foresta. Ma nonostante l'angoscia che il luogo metteva, decisero comunque di andare avanti. Ma dopo pochissimo tempo si resero conto che lì dentro non avrebbero potuto trovare alcun aiuto perché il luogo era davvero deserto. Quando si voltarono per tornare indietro, però, qualcosa si mosse all'interno di un grande edificio che si trovava a circa 30 metri da loro. Ed una voce dal nulla li spaventò a morte. «Benvenuti al villaggio Inunaki!» urlava. La voce apparteneva ad un anziano che si trovava proprio a pochi passi da loro. L'uomo gli disse: «Adoriamo i visitatori qui, semplicemente non ci piace quando ci lasciano». Detto questo, con una velocità incredibile, colpì a morte il ragazzo con la sua falce, ferendolo dal collo al ventre. Il giovane, con gli occhi ancora sgranati, crollò a terra. La ragazza invece, in preda al panico e alle urla, tentò di fuggire. Ma l'uomo, con una forza sovrumana, la afferrò saldamente e la sollevò da terra, gettandola senza alcuno sforzo sulla strada sterrata, con una brutalità
tale che la donna sentì le sue costole spezzarsi. Prima che la falce spezzasse la sua giovane vita, riuscì a voltarsi per guardare verso la casa più vicina. E quello che vide fu quello che non avevano notato prima, e cioè che dentro quegli edifici, alle finestre, c'erano i cadaveri delle persone. Tutto quel silenzio era dovuto al fatto che quel pazzo con la falce aveva ucciso tutti gli abitanti di quel villaggio. Amici, su questo villaggio le storie sono davvero tantissime. Un'altra davvero terribile è legata alla costruzione della diga Inunaki. Sembra proprio che una compagnia energetica del posto abbia barricato all'interno delle loro case le persone che si rifiutarono di vendere. Quando la diga fu finita, li lasciarono morire annegati all'interno delle loro abitazioni senza alcuno scrupolo. Sarebbero le loro anime, secondo molti, ad infestare quella zona. Sì, perché sono state numerose le testimonianze di rumori, avvistamenti, apparizioni in tutta la zona circostante, urla, pianti di bambini e voci che ti invitano a seguirle, impronte di dita e mani sui parabrezza dopo aver attraversato il tunnel Inunaki. Così tante storie da aver portato diversi investigatori del paranormale ad indagare. Ma in realtà ci sarebbero due tunnel, uno più vecchio e più basso e l'altro più alto e molto più largo, costruito nel 1975, ma le leggende sono inerenti proprio al vecchio tunnel. Un luogo talmente spaventoso da aver ispirato addirittura un film nel 2019, Howling Village, una pellicola che sembra abbia spaventato a morte chi l'ha vista. Oltre al film, nel novembre del 2019 è stato rilasciato un gioco horror, Inunaki Tunnel. Amici, tornando alle varie leggende, c'è chi dice che durante la costruzione del tunnel crollò il tetto e persero la vita oltre 100 persone. Chi parla di un virus mortale che uccise tutti gli abitanti, chi invece racconta di un contadino, un residente del luogo che impazzì e uccise tutti con la sua falce. C'è anche chi va oltre e racconta di cannibalismo, che praticavano antichi rituali e sacrifici umani e non si facevano scrupolo ad uccidere chiunque osasse entrare nelle loro terre. Ovviamente nessuna di queste storie è stata mai confermata. Sarebbero solo dei racconti tramandati negli anni. La gente del luogo però racconta di non avere assolutamente paura dei fantasmi Inunaki. Hanno più paura dell'impatto che ha avuto il film su quel luogo, scatenando ghost hunters curiosi, bande locali, spesso giovani ubriachi, che avrebbero vandalizzato il tunnel riempiendolo di rifiuti e scritte di ogni genere, soprattutto dopo la pandemia. Pensate che a maggio 2020, solo in quel mese, la polizia ha effettuato 182 interventi. Questo ha portato le autorità a sigillare quel tunnel, impedendone l'entrata definitivamente. Ma aspettate, perché nel 2020 la Fukuoka Broadcasting Corporation ha inviato un gruppo di giornalisti sul luogo per indagare. Gli stessi hanno testimoniato di aver sentito all'interno del tunnel diversi rumori strani ed un abbassamento della temperatura da 12 a 9 gradi. Di questo villaggio al centro di storie paranormali e mistero però non c'è alcuna traccia sulle mappe. C'è chi dice però che potrebbe essere semplicemente nascosto dalla foltissima vegetazione. In realtà è esistito però un villaggio chiamato Inunaki, che in teoria non avrebbe niente a che vedere con tutte queste storie. Fu fondato nel periodo Edo, dove gli abitanti producevano prodotti in ceramica, fabbricavano acciaio e sembra che ci fosse anche una miniera di carbone. Nel 1865 fu costruito un castello di nome Inunaki Gobekan, le cui rovine sono visibili ancora oggi. Il villaggio fu abbandonato nel 1970, quando venne costruita la diga e tutti gli abitanti del posto vennero trasferiti nella zona di Wakita. Ma da dove arrivano allora tutte queste leggende? La storia del villaggio e del tunnel infestati partì da un'orribile tragedia. Nel 1999 arrivò una lettera anonima alla Nippon TV che raccontava di un piccolo sentiero nei pressi del tunnel Inunaki. Scriveva
anche del cartello che c'era all'entrata. La Costituzione giapponese non è in vigore oltre questo punto. Parlava di quella coppia assassinata, la violenza degli abitanti del villaggio disposti ad uccidere pur di non far entrare estranei nel luogo, in cui erano completamente isolati, e parlava anche della storia da cui partì tutto. Il 6 dicembre del 1988 una banda criminale uccise l'operaio ventenne Koichi Umeyana proprio vicino a quel tunnel. Tentarono di rubargli l'auto, ma quando l'uomo si rifiutò, lo tirarono fuori dall'abitacolo, lo trascinarono all'interno di quel tunnel per torturarlo a morte, dopodiché diedero fuoco al suo corpo. Il cadavere venne ritrovato lungo una diga lì accanto. I criminali furono poi arrestati e condannati all'ergastolo nel 1991. Amici, che cosa ne pensate di tutta questa storia? Fatemi sapere nei commenti innanzitutto se la conoscevate e quale secondo voi potrebbe essere la leggenda che ha scatenato tutto questo mistero di Inunaki. Siamo arrivati al termine di questo video per oggi. Mi raccomando, lasciatemi un like per questo contenuto. Io vi mando un bacio grande, ci vediamo domenica con un'altra storia. Ciao amici!